Il mare sembra calmo. Negozi aperti, bambini ancora a scuola. I treni scorrono puntuali. E poi, in pochi secondi, tutto cambia. L'11 marzo del 2011 la terra si spezza. Le case tremano come foglie. Il mare indietreggia, si carica e torna indietro come una montagna d'acqua. Vicino alla costa c'è una centrale nucleare. Si chiama Fukushima Daiichi. Dentro, luci rosse si accendono una dopo l'altra. Allarmi, voci spezzate, cifre che non tornano. Questa non è solo la storia di un impianto, è la storia di chi ha corso verso il fuoco quando tutti scappavano. È la storia di famiglie separate, di città svuotate, di silenzi che durano anni. Inizia qui, dove il metallo si piega, dove l'acqua entra, dove la paura diventa realtà. È primo pomeriggio in Giappone. Alle 14:46 la terra si apre. È il terremoto più forte mai registrato nel paese, magnitudo 9, uno dei più potenti della storia. La scossa non finisce in pochi secondi. Dura, spinge, torna. Le sirene urlano. Sui telefoni arriva l'allerta tsunami. Chi può corre verso le colline. Sulla costa il mare si ritira e lascia il fondale scoperto. È il segno peggiore. Poi arriva l'onda. Non è una sola. Sono più ondate, distanziate da minuti, e alcune sono più alte delle precedenti. L'acqua entra come un muro che non si ferma agli argini, supera banchine, muretti, strade sopraelevate, solleva auto come fossero foglie, rovescia camion, sfonda i piani terra. Dove le coste sono a fiordi, l'onda si incanala e si alza ancora di più. Sulle pianure costiere, invece, corre per chilometri verso l'interno, trasformando campi e quartieri in un unico fiume scuro. I porti vengono spazzati via. Pescherecci e navi mercantili finiscono sulle banchine o contro gli edifici. Interi isolati si muovono in blocco. Case, tetti, tralicci, pali della luce, tutto che scivola e gira nella corrente. L'acqua torna indietro, trascinando con sé ciò che ha appena strappato. Legno, metallo, serbatoi, persino ponti. Gli aeroporti costieri vengono invasi, terminal e piste diventano lagune. Da alcune industrie si alzano colonne di fumo. L'acqua ha mosso serbatoi e innescato incendi. È un rumore continuo. Sirene, allarmi, vetri, il rombo dell'acqua. Alla centrale di Fukushima Daiichi i reattori si spengono automaticamente. È la prima barriera che funziona, ma un reattore spento continua a scaldare. Il calore residuo va tolto con pompe ed energia continua. Le linee elettriche dalla rete cadono, i generatori diesel d'emergenza partono e tengono in vita le pompe. Funzionano, ma lo tsunami che arriva è più alto di quanto previsto nei progetti. Le difese costiere erano state pensate su scenari severi ricavati dai dati storici, e quella giornata li supera. L'acqua oltrepassa le quote di sicurezza, invade i sotterranei, raggiunge generatori e quadri. La centrale sprofonda nel buio. Restano solo batterie con autonomia limitata. È la condizione che nessuno vuole leggere sui monitor. Perdita totale di alimentazione, un blackout di stazione. Senza energia il raffreddamento si ferma e il cuore dei reattori resta caldo. Troppo caldo. Dentro l'impianto i tecnici corrono tra valvole e quadri spenti. La procedura è chiara: raffreddare, ventare, abbassare la pressione. Ma senza corrente ogni gesto diventa più lento e più rischioso. Il vapore nel circuito cresce, l'acqua bolle, si consuma, il livello scende. Se il combustibile rimane scoperto si surriscalda. Le guaine protettive reagiscono con il vapore caldo e producono idrogeno. L'idrogeno è invisibile, leggero, esplosivo.
Le stanze di contenimento sono fatte per resistere, ma non sono invincibili. La pressione premendo sulle pareti diventa un nemico muto. Bisogna sfiatare, bisogna liberare gas prima che qualcosa ceda. Fuori, la notte porta freddo e paura. Le strade sono interrotte, i telefoni funzionano a tratti. La gente si accalca nei centri di evacuazione, le scuole diventano rifugi, i palazzetti diventano dormitori. Dentro la centrale, invece, alcuni uomini e donne decidono di non andarsene. Sanno che più tempo passa, più il rischio cresce. Sanno che dentro quelle sale si gioca il destino di intere comunità. Hanno tute, maschere, contatori che ticchettano. Hanno anche qualcosa che non si misura, la decisione di non arretrare. Ci provano con le batterie, ci provano con camion e cavi tirati a mano, ci provano con l'acqua di mare, l'ultima scelta. L'acqua salata rovina tutto, ma può salvare qualcosa di più importante, la vita di chi sta intorno. La mattina porta con sé un boato. Una struttura esterna cede, un'onda d'aria corre verso l'alto. Si alza una colonna di fumo chiaro, è l'idrogeno che ha trovato una scintilla. È il 12 marzo, nel pomeriggio. È l'edificio del reattore 1, i pannelli in alto saltano via, il tetto si apre come un coperchio, le immagini fanno il giro del paese. Un'esplosione non è solo un suono, è un messaggio, dice che la pressione ha vinto, che i gas hanno trovato la strada sbagliata, che il controllo si sta spezzando. Dentro l'impianto non si lotta contro la fiammata dell'esplosione, ma contro il calore che continua a uscire dal combustibile. L'esplosione ha strappato il guscio dell'edificio, non ha spento il nocciolo. Il cuore resta bollente e chiede acqua. Si ventila per scaricare pressione e idrogeno. Si inietta acqua di mare lungo le linee antincendio per coprire il combustibile. Fuori, squadre stendono cavi chilometrici per ridare corrente alle pompe. Si trascinano pompe mobili dove si può, anche a mano. Ogni valvola aperta è un equilibrio tra rischio e necessità. Poi arriva il 14 marzo, a metà mattina. Un lampo, un ruggito più forte. L'edificio del reattore 3 esplode. La nube è più scura, si alza più in alto. L'idrogeno ha colpito ancora. I detriti piovono sui cortili, le radio urlano numeri e posizioni, i turni si accorciano per limitare le dosi. Il tempo si tende come un filo, si continua a pompare acqua di mare, si cerca ogni percorso per raffreddare, si misurano i livelli, si ascolta il metallo, si legge il respiro dei sistemi. Nella notte tra il 14 e il 15, il reattore 2 non esplode come gli altri, ma un colpo sordo scuote le viscere dell'impianto. La camera di soppressione subisce danni gravi. La pressione crolla. I rilasci aumentano. È un altro confine superato. All'alba del 15 marzo, un'altra ferita si apre in alto. È l'edificio del reattore 4. Il reattore era spento, ma l'idrogeno arrivato per vie nascoste trova accensione. Le pareti superiori si lacerano, si vedono fiamme nella zona della piscina del combustibile. La centrale intera sembra trattenere il respiro. Le squadre dentro all'impianto si contano. Alcuni sono feriti, altri tornano in campo con gli occhi rossi e la gola che brucia. Si muovono a turni brevi, si parlano con sguardi veloci. Sanno leggere i numeri sui dosimetri, sanno cosa significano. Intorno
L'evacuazione si allarga. Autobus, ambulanze, macchine, gente con valigie leggere e fotografie nelle tasche. Molti lasciano gli animali, molti lasciano le case aperte, molti pensano di tornare in pochi giorni. Per alcuni non sarà così. Nelle palestre trasformate in rifugi, le coperte sono tutte uguali. Le famiglie siedono per terra, allineate. Alcuni anziani fissano il vuoto. I bambini dormono con la giacca addosso. Su un tavolo ci sono biscotti, acqua, riso. I volontari passano e sorridono. I telefoni squillano senza risposta. Le reti sono intasate. Le radio locali diventano l'unico filo. Annunci ripetono orari, nomi, indicazioni per i centri medici. Sulle strade, pattuglie fermano le auto e misurano. Le cifre sullo schermo decidono chi può andare, chi deve lavarsi, chi deve cambiare abiti. L'acqua scorre su ruote e parafanghi. I sacchi neri si riempiono di vestiti e oggetti di una vita normale fino al giorno prima. Nei villaggi vicini i cancelli restano aperti. Le luci si spengono. Le persiane restano a metà. I calendari si fermano a quel giorno. Il vento muove le tende. Arrivano squadre con tute bianche. Misurano terra, acqua, muri, giardini. Segnano con vernice. Tirano nastri e cartelli. La mappa del territorio cambia in poche ore. Da un lato puoi restare, dall'altro no. La linea è invisibile, ma decide tutto. Dentro l'impianto, la parola casa non esiste più. Esistono turni, maschere, tabelle di dose. Pausa significa acqua e silenzio. Si provano soluzioni mai tentate a questa scala. Si porta energia con cavi lunghissimi, si sostituiscono pompe in condizioni estreme. Si scende dove l'acqua è alta e scura. Si sposta fango, si ascolta il rumore dei ventilatori, si spera che reggano. Si valuta ogni passaggio. Ogni volta che si apre una linea, un po' di gas può uscire. Ogni raffreddamento troppo rapido può crepare qualcosa. È un equilibrio fragile tra calore, pressione e tempo. Fuori, gli ingegneri lavorano su grafici e modelli. Dentro, i tecnici toccano tubi che vibrano. Il corpo capisce prima della mente quando qualcosa non va. Il metallo ha un suono diverso sotto sforzo. L'aria cambia odore quando il calore supera la soglia. Ci sono parole che nessuno dice, per scaramanzia o per rispetto, ma tutti sanno che basta poco per perdere di nuovo il controllo. Il mare davanti alla costa è cambiato. Le correnti portano via e riportano indietro. I pescatori guardano l'acqua come si guarda un amico ferito. Le reti restano a terra. I porti suonano vuoti. Sulla terra si misurano campi e orti. Alcune zone vengono ripulite, strato dopo strato. Si toglie il suolo, si insacca, si porta via. È un lavoro lento e faticoso. Serve pazienza, serve costanza. Nella centrale, l'acqua usata per raffreddare non può sparire nel nulla. Viene raccolta, filtrata, stoccata. Serbatoi crescono come una nuova città di metallo. Ogni serbatoio è una promessa e un problema. Contiene oggi per proteggere il domani, ma chiede spazio, controllo, decisioni difficili. Le squadre costruiscono sistemi di filtraggio sempre più complessi. Vogliono togliere il più possibile da quell'acqua, vogliono ridare al mare qualcosa che il mare possa accettare. È un percorso di anni, non di giorni. Le grandi lezioni nascono spesso dal dolore.
La prima è semplice e terribile. La natura può superare i nostri calcoli. Le barriere, le quote, le misure di sicurezza devono guardare più lontano di quanto riteniamo probabile. La seconda è che le emergenze non perdonano la lentezza. Servono piani chiari, esercitazioni vere, comunicazioni che arrivano a tutti e in fretta. La fiducia si costruisce prima del disastro, non dopo. La terza è che le persone fanno la differenza. Ci sono stati uomini e donne che hanno lavorato oltre la paura. Hanno fatto scelte difficili per guadagnare minuti preziosi. Senza di loro, il racconto sarebbe ancora più buio. La quarta è che un territorio può rinascere, ma la rinascita ha bisogno di verità, di tempo, di ascolto. Chi è dovuto andare via ha diritto a sapere, a tornare quando è sicuro, a non essere dimenticato. Anni dopo, alcune strade si riaprono, alcune scuole tornano a sentire le voci dei bambini, alcune stazioni rialzano le saracinesche, i treni ripassano, lenti e poi un po' più veloci, le case vengono ripulite, i negozi riordinati, si organizzano eventi, si aprono musei della memoria, si racconta ai bambini cosa è successo e perché non deve succedere più. Il ritorno è fatto di gesti semplici e ripetuti. Controlli, manutenzione, manuali riscritti, barriere rialzate, esercitazioni che diventano abitudine. Dire la verità sempre a chi vive intorno. Perché gli errori non si paghino due volte. Non c'è trionfo, c'è responsabilità. Qui finisce il racconto. Da domani si misura, si protegge, si impara. Sempre. Se questa storia ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui trasformiamo la memoria in voce e immagini.